Stufi di mettere le vostre caramelle dolcetti sempre nelle solite scatoline, sempre nei soliti contenitori? Questa volta vi propongo un video, un progetto super semplice. Per preparare la nostra bomboniera o comunque scatolina per party andiamo subito a far clic qua sul pulsante forme. Io vado a scegliere in questo caso un quadrato. Vado poi a sbloccare le proporzioni e lo trasformo in rettangolo, quindi faccio clic qua su questo lucchettino che trovo in alto. Vado anche a cambiare il colore in modo che poi possiate vedere meglio e vado a mettere una dimensione di 25 cm x 5. Chiaramente questa dimensione si riferisce al barattolino che ho scelto io. Sappiate però che questo tipo di prodotto esiste in diverse misure, quindi sia più basso che più alto. Ora vado a far clic qua sul pulsante carica e vado a selezionare un'immagine che ho precedentemente caricato. Si tratta di un'immagine che sono andata a prendere sul sito Freepik e che sono andata anche a modificare un po' con il programma Affinity Photo. Come potete notare, questa immagine con Cricut Design Space l'ho resa trasparente qua sotto perché in realtà c'era uno sfondo. Vado a mettere ora una dimensione, anzi una larghezza di circa 9 cm, quindi faccio una cosa di questo genere e poi lo metto centrato. Quindi vado a selezionare la mia immagine, seleziono il rettangolo e poi faccio allinea, centra orizzontalmente. Una volta fatta la centratura, posso anche spostare eventualmente un pochino più in alto l'immagine. Vado a ricolorare perché vi faccio anche vedere un po' meglio. Vedete che chiaramente qua il colore è completamente diverso e c'è soprattutto l'immagine è spezzata qua e chiaramente esteticamente non è assolutamente bella da vedere in questo modo. Potremmo andare a modificarlo sempre con un programma di grafica e rendere sfumato qua il bordo. Per evitare di fare una cosa di questo genere possiamo farne anche una che è molto più semplice, cioè andiamo a modificare il colore dello sfondo, solo che chiaramente non è facilissimo andare a trovare lo stesso identico colore. Cioè se io vado a far clic qua sul pulsante avanzate, come ben sapete potete andare a modificare il colore, quindi magari lo potete vedere un po' più chiaro, un po' più scuro, però trovare proprio quello giusto è un pochino più complicato. Cosa faccio quindi? Vado su Affinity Photo e apro questa immagine in modo da selezionare il colore che si trova qui sullo sfondo. Mi trovo quindi qui su Affinity Photo e come potete notare lo sfondo destro e sinistro non è proprio identico, quindi dovremmo andare a cercare un punto in cui più o meno i due colori si somigliano. Vado ora a prendere questo strumentino qui, quindi il selettore colori, e vado a far clic qua su questa parte che appunto più o meno è quasi identica, quasi perché non è proprio identica a quella di destra. Ora vado qui su colore, questo qui praticamente è il colore che sono andata a selezionare, quindi il colore di primo piano che vedete è quello che ho prelevato con il mio contagocce. Vado a far doppio clic qua e come potete notare mi si apre questa finestra. Ora seleziono questo codice e faccio clic con il pulsante destro del mouse e poi copia. Ora torno su Cricut Design Space. Sono di nuovo qua su Cricut Design Space, vado a selezionare il livello del mio rettangolo e vado di nuovo qui sul selettore colori. Sono ancora su avanzate perché prima avevamo aperto questa opzione. Vado a selezionare il codice che c'è qua sotto e incollo, quindi faccio CTRL più V o Command più V a seconda se avete un computer Windows o Apple. Ed ecco che incollando, quindi andiamo a chiudere, vedete che qua lo sfondo praticamente proprio non si vede, mentre qua leggermente dove c'è la nuvoletta. Come vi dicevo, se volete fare proprio un lavoro perfettissimo, l'unico metodo è quello di andare a modificare sempre con Affinity Photo proprio il margine esterno andandolo a sfumare. Questa è una soluzione più semplice quando non siete magari ancora
in grado, per così dire, di utilizzare programmi come Affinity Photo, Photoshop. Ora andiamo a aggiungere alcune cose. Per esempio andiamo ad aggiungere una scritta qua sotto. Quindi vado ad aggiungere il testo facendo clic su questo pulsantino e scrivo per esempio Fabio. Ora seleziono la mia casella di testo e vado qua nel menu a discesa font e cerco un font che si chiama Bickley. Faccio così ed eccolo qua. A questo punto vado a posizionare la mia scritta, posso ingrandire, diminuire, insomma posso mettere la scritta della dimensione che mi occorre. Mettiamola anche di un altro colore, eventualmente questo colore qua, e poi lo duplico e aggiungo un'altra scritta, quindi per esempio posso mettere 3 anni. Chiaramente 3 anni va inserito più piccolo rispetto alla scritta Fabio, quindi facciamo una cosa di questo genere. Ovviamente adesso state vedendo un'anteprima che non è quella corretta, perché vedete che qua intorno c'è questo bordino nero. Ovviamente non ci sarà in fase di stampa, perché questo è il bordo che caratterizza, diciamo, il taglio base, ma noi dobbiamo andare a mettere poi stampa e taglia. Quindi vi faccio vedere anche qual è già subito l'anteprima. Se vado a far clic qua su unisci livelli, vedete che vedo come sarà in realtà la scritta. Per rendere adesso annullo e per rendere più visibile la scritta vado a mettere per esempio un offset, lo metto a 0,1, faccio applica e chiaramente questo è un offset nero, va bene anche quello nero, ma se vogliamo rendere un pochino il tutto più delicato vado a metterlo di colore bianco. Faccio la stessa cosa anche con la scritta 3 anni, quindi vado ad aggiungere sempre il mio offset, è rimasto a 0,1 e metto il colore bianco. Ora vado anche ad aggiungere magari delle stelline o qualche elemento decorativo, quindi vado a far clic qua sul pulsante immagine, scrivo Baby Star, eccolo qua, e vado a prendere questa stellina qua che è la più semplice, faccio clic su aggiungi alle tele. Ora riduco la dimensione, posso andare a cambiare, vedete che se seleziono questo livello, questo che è grigio, che sostanzialmente è l'ombra, posso andarla a mettere anche dello stesso colore della scritta Fabio. Quindi vado adesso ad aggiungere delle stelline qui, quindi aggiungo una qua, duplico, vado ad aggiungere un'altra stellina, magari qua sotto la facciamo un pochino più piccola, ecco, duplico anche questa e vado a metterla per esempio qua. Questa scritta Fabio la riduco leggermente, per ridurla ovviamente devo andare a prendere l'offset insieme, così, altrimenti non riduce correttamente. Ed ecco qua ho messo anche le 3 stelline. A questo punto vado a selezionare le mie stelle, quindi riduco qua, vedete che così riuscite a vedere molto meglio se chiudete il livello, perché questo è un livello formato da anzi è un'immagine diciamo formato da 3 livelli. Quindi vado a prendere le 3 stelle, la scritta 3 anni e il relativo offset e faccio, posso anche far raggruppa temporaneamente e poi duplico. Lo duplico perché ovviamente lo vado a mettere dalla parte opposta di qua, ecco qui. Una volta che ho realizzato la grafica per diciamo la nostra lattina, vado a fare clic su seleziona tutto e poi unisci i livelli, eccolo qua, per vedere il vero risultato che andrò a ottenere. Prima di passare alla parte del cioccolatino andiamo a salvare. Quindi andiamo a scrivere per esempio scatola latta cioccolatini e facciamo salva. Ora a questo punto possiamo andare anche a personalizzare, se vogliamo, i cioccolatini o le caramelle che andiamo a mettere all'interno. Io in questo momento andrò a personalizzare i cioccolatini sostanzialmente dei gianduiotti, quindi vado a far clic qua sul pulsante forme e seleziono di nuovo un quadrato, sblocco di nuovo le proporzioni e vado a mettere una dimensione questa volta di 7 cm di larghezza per 6,2 di altezza.
Mettiamo anche un altro colore, possiamo mettere anche lo stesso colore di sfondo che abbiamo utilizzato in precedenza. E a questo punto devo andare a mettere semplicemente, devo andare anche a mettere delle scritte, però devo andare a mettere la cosa più importante, delle linee di cordonatura. Quindi prima di inserire grafica eventuale o scritta devo andare ad aggiungere linee di cordonatura. Per farlo vado a far clic qua sul pulsante forme e aggiungo una linea di cordonatura che è questa qua. Ora duplico questo rettangolo, quindi faccio clic su questo pulsantino duplica e vado a mettere una larghezza di 1,5, quindi vado a sbloccare le proporzioni e metto 1,5 di larghezza. Perché metto 1,5? Perché voglio andare a mettere le mie linee di cordonatura appunto a questa distanza. Per essere precisi a 1,5 devo selezionare il rettangolo base, selezionare quest'altro sotto e poi faccio allinea a sinistra. Vedete che così sono perfettamente attaccati i due rettangoli, quindi vado a mettere le mie linee di cordonatura proprio al margine del mio rettangolo. Poi andremo a posizionare anche correttamente le linee di cordonatura in altezza. Adesso questo rettangolo qua, quindi quello piccolo, lo vado a mettere a 3,7. Chiaramente a seconda dei gianduiotti che avete a disposizione le misure potrebbero essere diverse. Vado a spostare questa linea di cordonatura in alto e la duplico e vado a posizionarla qui. Ora duplico nuovamente la mia linea di cordonatura, prendo di nuovo il rettangolo e lo vado a mettere a circa 6 cm. Quindi prendo la linea e la vado a posizionare qua. Come avete notato le linee di cordonatura ci sono tutte, dobbiamo solo sistemare un po', quindi questo quadrato qua non ci occorre più, andiamo a nasconderlo, le linee di cordonatura andiamo a metterle dell'altezza corretta, quindi sono a 6,3, mettiamole a 6,2, ecco qua, facciamo la stessa cosa anche con quest'altra linea di cordonatura e anche con questa, quindi mettiamole tutte all'altezza corretta. Ora prendiamole tutte qui e andiamo a metterle, anzi allinearle al rettangolo principale, quindi selezioniamo anche il rettangolo principale, facciamo allinea in basso ed ecco qua. A questo punto abbiamo inserito anche le linee di cordonatura, ci manca solo un'eventuale grafica. Nel frattempo salviamo, vi ricordo che il progetto state lavorando su un cloud, quindi salvate spesso per non perdere il vostro progetto. Vado a inserire la scritta Fabio, quindi la stessa scritta che sono andata a inserire in precedenza. Scrivo appunto Fabio, lo metto eventualmente dello stesso colore, quindi di questo, e ne vado ad aggiungere di nuovo un offset, quindi lo vado a mettere a 0,1 e faccio applica. Ora metto l'offset sempre di colore bianco e vado a far clic qua su raggruppa in modo da poterlo muovere più facilmente. Lo ruoto prima di tutto, così, eccolo. Una volta ruotato vado a ridurre la dimensione, ovviamente deve andare all'interno di queste due linee di cordonatura, centrato e all'interno di queste due linee di cordonatura. Vado a vedere adesso qual è esattamente la dimensione che desidero, cercate di non essere proprio troppo precisi con le linee di cordonatura, perché se non le fate poi con la massima precisione, ci sono andate a eseguire la piega con la massima precisione, poi non è più, la scritta non si vede più bene. Andiamo adesso a duplicare la scritta Fabio e vado a fare capovolgi orizzontalmente e poi capovolgi verticalmente. Adesso vado a inserire la scritta qui ed ecco qua, quindi ho messo la scritta Fabio da una parte e la scritta sempre la stessa identica scritta dalla parte opposta. Ora vado a prendere le stelline che ho già, oppure vado a riprendermi la mia stellina qua, quindi faccio un nuovo clic su aggiungi alle tele e vado a fare la stessa cosa che ho fatto prima nell'altra grafica, quindi qua vado a mettere il colore blu per esempio, riduco bene la dimensione della mia stellina. Adesso lo sto facendo un po' velocemente la grafica, potete ovviamente curarla molto di più, questi sono solo proprio degli esempi giusto per farvi capire. Quindi vado a mettere due stelline qua, duplico e vado a fare la stessa cosa, quindi mettiamo una stellina qui e una
qui sotto. Ecco qua, ovviamente non dovete mettere necessariamente uguali, vedete voi se dovete fare proprio speculari o meno. A questo punto devo andare a selezionare le linee di cordonatura, o per meglio dire devo andare a nascondere temporaneamente le linee di cordonatura. Faccio così, faccio clic su unisci livelli, questo è l'effetto che ottengo, e vado adesso a rendere visibili le mie linee di cordonatura. Questo qua, che è il livello cioccolatini, scriviamolo anche così è più semplice poi da trovare, scriviamo cioccolatini, andiamo a spostarlo in giù, quindi sotto le linee di cordonatura. Ora selezioniamo tutto e facciamo clic sul pulsante collega. Come potete notare io adesso ho messo dei colori molto tenui, chiaramente per i parti si possono utilizzare dei colori anche molto più vividi. Ho usato dei colori tenui perché questo è un tipo di prodotto che si può fare anche per bomboniere, non solo per i parti, quindi scegliete voi ovviamente, come in base anche alla richiesta del cliente, quali colori utilizzare. A questo punto andiamo a fare clic sul pulsante crea e andiamo a vedere se l'anteprima tappetini è tutto corretto. Ed ecco qua, come potete notare, questa è la nostra anteprima di stampa e queste sono le due parti che la macchina andrà a tagliare, quindi sia questa che questa. Ora andiamo a eseguire la stampa. Per eseguire la stampa mi fa clic sul pulsante continua e poi facciamo invia alla stampante. Mi raccomando, tenete sempre la smarginatura attiva, che è la cosa più importante, specialmente quando andate a fare tagli di questo genere. Se andate a usare una carta particolare, tipo una carta fotografica, dovete andare a fare clic anche qua, cioè utilizzare questo flag e andare a mettere utilizza finestra di dialogo di sistema, in modo che possiate andare a impostare tutte le impostazioni corrette della vostra stampante. Quindi adesso andiamo a stampare, posizioneremo il foglio stampato sul tappetino della macchina e poi andiamo a vedere come creare la nostra bomboniera. Ed eccole le parti che siamo andati a tagliare. Questa è la striscia che andrà a rivestire la nostra scatola di latta. Potete utilizzare vinile stampabile con finitura matte, oppure utilizzare carte patinate o carta fotografica. È chiaro che se andate a fare una bomboniera vi consiglio una finitura matte piuttosto che lucida, ma poi scegliete anche voi in base alle esigenze del cliente. Chiaramente con il vinile stampabile o comunque con una carta adesiva è più facile andare a attaccare il tutto che non dover utilizzare la colla. Queste invece sono alcune delle cartine che andremo a utilizzare per l'incarto dei nostri cioccolatini. Quindi iniziamo proprio da quello, dall'incarto dei cioccolatini. Togliamo temporaneamente la nostra striscia e andiamo a prendere un cioccolatino. Io andrò a utilizzare un gianduiotto come accennato in precedenza. Mi raccomando, non toccate cioè non aprite mai la confezione. Ora andiamo a prendere l'incarto del cioccolatino. Una cosa importante è che dipende da quale plotter da taglio state utilizzando. Se usate il plotter da taglio Cricut, non so se riuscite a vederlo, vedete che ha fatto la cordonatura. Ecco, la cordonatura è cioè si tratta di una cordonatura vera e propria, mentre altri plotter da taglio, come per esempio il plotter da taglio Silhouette, non ha una cordonatura vera e propria, quindi è un po' più difficile andare a fare un lavoro di questo genere, perché un taglio tratteggiato chiaramente in questo caso, cioè su un cioccolatino non andrebbe bene, non è come una scatolina che va bene anche il taglio tratteggiato. Possiamo andare a fare una leggera piega in corrispondenza delle linee di cordonatura, ma non le pieghe come andiamo a farle normalmente, ci servono più che altro come riferimento. Quindi prendiamo il nostro gianduiotto, andiamo a posizionare la carta così, cioè dopo averlo piegata in corrispondenza della linea di cordonatura centrale, e centriamo anche il nostro cioccolatino in senso orizzontale. Andiamo poi a piegare così, chiaramente pieghiamo, ripeto, in corrispondenza della linea di cordonatura, quindi sia da questa parte che dall'altra, e dopodiché dobbiamo andare prima di tutto a chiudere qui sotto, cioè fare una cosa di questo genere. Poi vedete che la carta ha chiaramente due lati, cioè quello posteriore che è questo e quello anteriore che è quest'altro. Andate a piegare
prima quello posteriore, così, in questo modo, piegate bene, soprattutto se la carta è rigida, e fate la stessa identica cosa anche dalla parte opposta, quindi andate a piegare bene così e andiamo a ripetere la stessa operazione anche dalla parte opposta. Ed eccoli qua un paio di cioccolatini tra quelli che ho fatto, spero riusciate a vederli bene, vedete che sono molto carini, personalizzati in questo modo. Se andate a utilizzare delle carte rigide potreste dover mettere un punto di colla, quindi non usate se possibile carte troppo rigide. Ora, cosa dobbiamo fare? Beh, prima di tutto vi faccio vedere il contenitore in cui andremo a collocare i nostri cioccolatini, che è questo. Come potete notare, dall'altra parte è chiuso, quindi proprio un contenitore a lattina. Qua all'interno invece dobbiamo andare ad aggiungere i nostri cioccolatini. Prima però dobbiamo andare a incollare la nostra grafica, quindi la nostra etichetta, o una nostra etichetta, oppure eventualmente della carta che avete stampato. Una cosa importantissima, ricordatevi che allora viene spontaneo mettere l'etichetta da questa parte, ma ovviamente il lato giusto è questo, quindi verrebbe al contrario, per cui mettete sempre l'etichetta così. La sovrapposizione potete anche metterla qua, proprio dove c'è anche la sovrapposizione della latta. Quindi andiamo semplicemente a incollare questa etichetta e poi proseguiamo. Ed eccola, guardate che carina, adesso che è personalizzata, quindi qua c'è scritto Fabio, qua c'è il centro, qua di nuovo Fabio. A questo punto dobbiamo girarla dalla parte opposta. Io adesso, per fare un po' di volume, vado a mettere anche dei cioccolatini non personalizzati, giusto per farvi capire più o meno. Comunque ce ne stanno, cioè la quantità all'interno, in una scatola così ce ne stanno già diversi, quindi vado a mettere appunto adesso tutti quelli personalizzati. Eccoli qua, vediamo un po' se riusciamo a farli stare tutti, poi chiaramente dipende molto da come andate a posizionarli. Ecco, più o meno sono così. Poi andiamo a prendere quest'altra parte qui, che è la parte dietro. Attenzione, perché una volta che l'avete inserito poi non si toglie assolutamente facilmente, anche perché le persone lo devono aprire dalla parte opposta. Quindi andiamo a chiuderlo così, premendo un po'. Ecco qua, premiamo anche dall'altra parte, ecco. A questo punto è chiusa, guardate che carina. E per aprire la scatolina adesso dobbiamo semplicemente andare ad aprire qua questa linguetta, come sicuramente ben sapete, e per andare a prendere i nostri cioccolatini. Spero che questa idea vi sia piaciuta e, ripeto, va benissimo per gadget per party, per bomboniere, è un'idea un pochino diversa da quelle classiche che vi consiglio di utilizzare, perché cominciano a chiedere anche questo tipo di prodotto. Come sempre vi ricordo che troverete tanti altri tutorial sul canale YouTube My Cricut e sul sito My Cricut, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.